È una situazione così incasinata. Quando hai detto di amarmi è stata una rivelazione. Prime Video ha annunciato l'arrivo dei suoi nuovi film originali spagnoli È colpa tua? E È colpa nostra? Tratti rispettivamente dal secondo e dal terzo libro della trilogia Culpables di Mercedes Ron, Culpa mia, Culpa tua, Culpa nuestra, che è stata portata sul piccolo schermo con l'originale film È colpa mia? Uscito in piattaforma lo scorso giugno arrivando ad essere, oggi, il film Prime Video Original non in lingua inglese che ha avuto più successo nella storia della piattaforma streaming di Amazon. Stando alle informazioni riportate dalla piattaforma, infatti, il primo film della trilogia è stato nella classifica dei 10 titoli più visti su Prime Video in più di 190 paesi, tra cui Stati Uniti, Argentina, Australia, Regno Unito, Francia e India. Nel primo film della trilogia facciamo la conoscenza di Noah e Nick, i personaggi protagonisti del racconto, interpretati rispettivamente da Nicole Wallace, Scam Spagna, Parot, e Gabriel Guevara, Domani è oggi, It. La 17enne Noah deve andarsene dalla sua città, per trasferirsi nella casa del marito nuovo di sua madre, dovendo lasciare così il suo fidanzato e i suoi amici. Una volta arrivata, fa la conoscenza del fratellastro Nick, scoprendo di avere caratteri contrastanti. Ma, come detto dice, gli opposti si attraggono, quindi non sorprende che tra i due nasce dell'attrazione reciproca che li porta a vivere una relazione proibita. A mettere i bastoni fra le ruote ci sono però il turbolento presente di lui e il passato burrascoso di lei, così Noah e Nick si trovano a dover affrontare una serie di situazioni che mettono alla prova le loro vite, e la loro storia proibita. Come proseguirà la storia tra Noah e Nick, per chi non ha avuto modo di leggere la trilogia di libri, si potrà scoprire grazie ai film È colpa tua? E È colpa nostra? Confermati da Prime Video, i quali arriveranno prossimamente in piattaforma. Entrambi vedranno nuovamente protagonisti Nicole Wallace e Gabriel Guevara nei rispettivi ruoli di Noah e Nick, così come tornerà alla regia Domingo González. Ecco svelata la trama del secondo libro e film di È colpa mia. Colpa mia 2, chiamato È colpa tua. Gli ultimi due libri della trilogia Culpables prende il via circa 10 mesi dopo il finale del sequel, quando Nick e Noah si lasciano dopo che lei lo ha tradito. Entrambi sono diretti a New York, dove si terrà il matrimonio tra Jenna e Lion. I due sanno che in quell'occasione si rivedranno per la prima volta. Nel mentre, però, in città Noah fa la conoscenza di Luca, il fratello di Lion. I due cominciano a fare amicizia e a trascorrere del tempo insieme. Nick li vede e nasce in lui un certo fastidio, nonostante non voglia avere niente a che dare con Noah. Per i giorni che precedono il matrimonio e durante la cerimonia delle nozze, entrambi fanno il possibile per farsi ingelosire a vicenda. Ad un certo punto i due hanno un confronto e all'improvviso Nick bacia la ragazza. Nonostante questo slancio e il sentimento che entrambi ancora provano, il giovane, però, non si sente pronto per tornare con lei. Dopo il matrimonio, Noah torna a Los Angeles per il college. In concomitanza con la festa del ringraziamento, la ragazza decide di tornare a casa dalla madre e Will. Anche Nick alla fine torna dal padre con Maddie, ma nessuno sa dell'altro, finché non si ritrovano entrambi a casa. Dal momento che la bimba non sa della rottura, Nick chiede a Noah di fingere per quei pochi giorni di stare ancora insieme. Alla fine i due passano una notte insieme. La ragazza, però, teme che Nick se ne sarebbe pentito e così senza dire niente riparte per Los Angeles, dove nel frattempo comincia a lavorare per uno studio che poi scopre essere una delle tante attività dell'ex. Un giorno Nick arriva là per controllare i propri interessi e scopre così di Noah, la quale nel frattempo ha iniziato a frequentarsi col collega Simon. Ancora una volta Nick ha comportamenti contraddittori con la ragazza, la quale ad un certo punto gli chiede di prendere una decisione definitiva. Il giovane così la lascia andare. Nel frattempo, però, ricorda ai suoi dipendenti che non è possibile per due colleghi frequentarsi, con un evidente riferimento a Noah e Simon. La ragazza, così, si licenzia. Trascorrono altri mesi, e i due decidono di rimanere solo amici. Ecco come finisce È colpa mia 2.
In occasione dell'annuncio di È colpa tua e È colpa nostra, Prime Video ha condiviso il poster ufficiale di È colpa tua. Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama, sappiamo che l'amore tra Noah e Nick dovranno cercare di mantenere ben saldo il proprio amore, anche se i loro genitori cercheranno di separarli. Nel frattempo, Nick sarà impegnato nel suo lavoro mentre Noah inizierà l'università, due nuovi mondi per entrambi che li porteranno anche ad aprire il proprio cerchio di conoscenze, avviando nuove relazioni. Ci sarà poi l'arrivo di una ex fidanzata di Nick, la cui madre farà ritorno con delle intenzioni poco chiare che metteranno in discussione la solidità della famiglia Leister. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Ricordatevi di premere sul tasto 200 in alto sul video e scegliete pure la lingua dei sottotitoli. Via! Buona visione! È una situazione così incasinata. Quando hai detto di amarmi è stata una rivelazione. Pensavo che a questo punto te ne saresti già andata. Cosa devo fare per farti capire che non scapperò? Una cosa che puoi fare c'è. Cosa? Sposami. La paura resta. Sempre. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.